Il cinema d'animazione è una tecnica di produzione di immagini in movimento che, utilizzata fin dai primordi del cinema, consiste nel rappresentare immagini in rapida successione, in modo da dare l'illusione del movimento attraverso la variazione di particolari significativi. Émile Reynaud, proiettando i suoi disegni con il prassinoscopio, fu un importante precursore del cinema di animazione. In parecchi film delle origini lavorarono abili disegnatori che provenivano dal teatro di varietà come James Stewart Blackton, tra i fondatori della Vitagraph. In alcuni filmati pubblicitari o realizzati per i proiettori giocattolo già nell'ultimo decennio dell'Ottocento venivano creati movimenti di oggetti o disegni, riprendendone uno alla volta. L'animazione venne impiegata nell'industria cinematografica a partire dal 1906, quando Blackton realizzò Humorous Faces of Funny Faces per la Vitagraph. Il film consisteva principalmente in disegni di volti, che si trasformavano fotogramma dopo fotogramma, allorché Blackton aggiungeva dei tratti. I disegni apparivano gradualmente, ma non davano l'impressione del movimento sino alla fine, quando nelle loro facce ruotavano gli occhi. Quello stesso anno la Pathé produsse Le Théâtre de Petit Bob, per il quale il regista spagnolo Segundo de Chaumont usava ancora il procedimento a fotogramma singolo, muovendo degli oggetti per ogni singolo fotogramma con lo scopo di animare i giochi di un ragazzino contenuti in una scatola. Realizzare film animati costava tempo e fatica. Le pellicole erano generalmente accurate creazioni di artisti che lavoravano da soli o al massimo con un assistente. Si trattava o di far muovere degli oggetti oppure di produrre disegni per ricreare il movimento. Al primo genere di animazione appartiene The Haunted Hotel del 1907 di Blackton. Qui il movimento magico aveva luogo all'interno di una sequenza del film. Il padrone di un hotel è perseguitato da forze sovrannaturali, rese sullo schermo tramite l'uso della doppia esposizione, di fili metallici, del fermo immagine e di altri trucchi. Un coltello si muove da solo per tagliare una fetta di pane e spalmarla di burro. The Haunted House fu uno dei primi film distribuiti a Parigi dalla Vitagraph e fu molto imitato all'estero. Émile Cohl, pseudonimo di Émile Courtet, che lavorò soprattutto per la Gaumont dal 1908 al 1910, fu la prima persona a impegnarsi a tempo pieno nell'animazione. Il suo primo cartone animato fu Fantasmagorie del 1908, dove, per creare un movimento uniforme, Cohl posizionò ogni disegno su un piatto di vetro illuminato da sotto. Tracciò poi l'immagine sul successivo foglio di carta, facendo dei minimi cambiamenti nelle figure. I suoi numerosi film erano spesso basati su trasformazioni bizzarre di una serie di sagome, l'una che nasce dall'altra. Cohl realizzò anche film con personaggi in carne ed ossa, che spesso includevano scene d'animazione. Negli Stati Uniti anche il famoso disegnatore di fumetti e artista di varietà Winsor McCay cominciò a disegnare per i film d'animazione, inizialmente con l'intento di proiettarli durante i suoi spettacoli. Esordì con Little Nemo, terminato nel 1911, i cui personaggi sono ripresi dal suo fumetto Little Nemo in Slumberland. Nel 1912 McCay realizzò The Story of a Mosquito e nel 1914 Gertie the Dinosaur. Moschito e Gertie hanno come sfondo set abbozzati che un assistente tracciava su ogni pagina. Nel 1910 cominciò la carriera di colui che forse è il più celebre animatore di pupazzi di tutti i tempi, Ladisław Starewicz. Nato in Polonia, si trasferì in Russia dove realizzò alcuni brevi film d'animazione in cui recitavano degli insetti, i cui movimenti realistici lasciarono sconcertati pubblico e critica. Starewicz manovrava i pupazzi con giunti di metallo, cambiandone la posizione a ogni fotogramma. Il suo film più famoso è Mest kinematograficzego operatora. Più o meno. La cui storia spiritosa e i movimenti dettagliati dei pupazzi insetti affascinano ancora oggi. Starewicz realizzò molti altri film di animazione o con personaggi reali in Russia. Allo scoppio della rivoluzione nel 1917 fuggì a Parigi, dove continuò a lavorare per decenni.